Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video della 1A28. RC adesso, non corse, RC. Video, diciamo, anzi, confermiamo che è attesissimo. Video molto atteso, ce l'avete chiesto tutti. Ci mettiamo la faccia, soprattutto per alcuni followers. Come quel video che ci mettiamo la faccia. Oggi video, test e prova in pista dell'attesissima Atomic MRV. Prima di tutto, esatto, ringraziamo Atomic e Marca, esatto, per il supporto. Sì, per il supporto, per averci fornito tutto quello che è stato poi montato e vedrete nel video. Avete visto poco fa un piccolo unboxing della confezione che abbiamo qui. E poi ci è arrivata pochissimi giorni fa, cioè si parla di 3 giorni fa praticamente. Sì, proprio veloce, montata veloce. Adesso vi spieghiamo tutto Abbiamo un po' pressato Davide quando arriva e adesso è arrivata. Quindi Atomic ha spedito, quindi siamo arrivati. Esatto, esattamente, montata subito in una notte. E quindi prima cosa da dire, macchina che si monta velocemente. Materiali ottimi, di qualità. Ci siamo veramente divertiti nel montarla. E tra l'altro c'è da dire una cosa, nella confezione vi danno grasso, attrezzi, tutti gli attrezzi necessari per montarla, che è una cosa, anche addirittura la brugola, scusate, la bussola per i dadi in metallo e addirittura anche il pignone. Quindi vi danno tutto quello che è necessario. Pignone del 14, quindi teoricamente se si vuole montare per la super stock, nel nostro caso. Se qualcuno avesse voglia di usare il 2005 come super stock, la può c'è già il 14 in metallo. Quindi diciamo che è un ottimo dotazione di scatola 10 più, cosa rarissima. Grazie a Atomic, grazie veramente. Cosa dire? Una macchina che ci ha stupito. Ve lo diciamo subito. Adesso poi nel frattempo la vedrete un po' girare. Qualcuno di voi magari avrà già visto anche il reel che abbiamo pubblicato in Instagram e anche in Facebook, nelle varie pagine, eccetera. Anche poi Davide so che l'ha condiviso nel mondo e questo a noi fa solo piacere, quindi iscrivetevi al canale che per noi è importante e ci permette di andare avanti e di darvi delle belle notizie, soprattutto sulle nuove uscite. Facciamo, secondo me, prima di spiegare com'è, un piccolo recap sul perché questa macchina è, tra virgolette, rivoluzionaria rispetto a tutti gli altri prodotti che sono usciti nell'ultimo periodo, perché nell'ultimo mese sono uscite tante auto, una marea di auto nel giro di brevissimo tempo, però questa in particolare ci premeva portarla al vostro schermo e provarla anche per un discorso di novità e di particolarità del progetto, perché MRV si intende per V-Link. V-Link vuol dire che è un sistema che è brevettato da un'azienda, tra l'altro ci riempie d'orgoglio. Non so se è brevettato, però comunque è una ditta del Varesotto. Del Varesotto, che è la Phoenix, appunto, che è una ditta italiana. È un sistema che, a differenza di tutti quelli tradizionali che hanno l'Uniball e il pivot, sostanzialmente è un sistema a 2 aste che fanno una V, appunto, che il punto più in basso è fisso, ma i punti in alto ci sono 3 punti di ancoraggio che danno un'angolazione diversa, e questa angolazione fa sì che il baricentro dell'auto si sposti in alto o in basso. Quindi più è in alto, quindi se più sono inclinati i due bracci, più il punto di baricentro è basso. Più si allargano e più il punto del baricentro si alza. Questo per adattare ovviamente la guida e l'auto in base al tipo di pista e al grip, alle gomme, tutto quello che è. È un sistema che personalmente ci ha sorpreso perché è molto fluido, non ha nessun tipo di... Funziona benissimo. Proprio non ha scatti, non ha bisogno di regolazioni, perché comunque è un sistema che viaggia libero su Uniball senza nessun tipo di regolazione, a differenza di quelli con Uniball, di spessorare la distanza del pod motore.
un sistema che funziona molto bene, super fluido, super libero, e diciamo che è una rivoluzione che è a noi è piaciuta molto, approvata. funziona molto bene, quindi Approvata. è una macchina che da subito in pista si è comportata benissimo. Abbiamo voluto montare la macchina inizialmente così come da istruzioni, Esatto. o meglio, ancora oggi da istruzioni abbiamo soltanto cambiato un po' il setup, tra virgolette, caster, la posizione del V-Link. Anche per la nostra pista, per la nostra pista, per la nostra guida, ha per il tanto tipo di grip la gomme. nostra pista, e quindi ha bisogno comunque di adattarsi un attimino, perché alcune auto vanno bene così. In questo caso qui c'è stato bisogno di un leggerissimo adattamento, ma rispetto a quanto viene setup indicato al setup, cioè, o meglio, al setup che viene proposto dal manuale. Però la macchina è completamente di scatola, quindi le molle, tutto quello che vedete è completamente quello che trovate all'interno della confezione. danno molle rosse frontali, molla rossa centrale, molla verde laterale. per il sì, anche le laterali, ma la molla verde piccolina anche qui, davanti nel diciamo, caso per dell'accelerazione l'accelerazione. e nella frenata. E Per ripartire. dopo noi l'abbiamo avuta così, senza ulteriori molle, No, non abbiamo avuto neanche i pesi inferiori. quindi una E comunque macchina è una proprio macchina completamente di scatola. Poi adesso la vedrete meglio rispetto a quanto viene proposto dal montaggio. Abbiamo cambiato in questo caso il caster, che invece nel montaggio era posizionato sul frontale, noi l'abbiamo messo nella parte retrostante del frontale per rendere la macchina ancora più veloce e incisiva in curva. Il V-Link viene proposto di montarlo nella parte più alta, noi l'abbiamo montato nella parte più bassa per avere una guida più aggressiva, e quindi anche per la nostra pista si adattava di più. Le gomme che abbiamo utilizzato sono come sempre V1 RR10 dietro marca e V5 F30 tornite con le cianate davanti. anche il grasso Il grasso nel differenziale che abbiamo provato direttamente, quello di Atomic, ottimo differenziale, lavora molto bene. Grasso marca all'interno per i differenziali. Poi differenziale diverso da tutti gli altri, molto particolare, sfere, concezione ma a sfere, esatto, concezione completamente diversa rispetto a tutti sì, gli altri. era già uscito questo differenziale dell'Atomic, però abbiamo avuto modo di provarlo su questa macchina e ci siamo trovati molto bene. Sì. Anche il grasso nei side link è stato cambiato. Sì, noi abbiamo messo, è stato abbassato. era stato da manuale, si diceva 25K, noi abbiamo messo un 15K perché la nostra pista lo richiedeva, però questo, ripeto, sono indicazioni legate principalmente a quello che può essere la nostra guida e la nostra pista, quindi può essere che non si adattino al vostro tipo di layout o al vostro tipo di guida, quindi già il setup divertitevi. di scatola andava bene. Il setup di scatola va benissimo, la macchina va molto bene, solo che noi abbiamo voluto testarla rispetto alle altre auto che usiamo a parità di categoria, che in questo caso era la stock Lipo, e allora l'abbiamo voluta portare un po' al limite a quello che poteva essere la nostra guida. Dobbiamo dire che la macchina si è comportata subito benissimo, sia di scatola sia con queste modifiche che abbiamo portato noi, e la macchina viaggiava molto bene, quindi è una macchina che consigliamo, nel senso, una cosa, se volete acquistarla, sicuramente è una macchina per che la stock entra, Lipo è un'ottima macchina. sì, anche nella Superstore, per amor di Dio, anche in altre categorie, però in questo caso potrebbe essere un pacchetto entry level. Anche perché una cosa da sottolineare, è estremamente leggera, quindi attenzione, perché se partecipate a eventi con regolamento ufficiale, controllate il peso, perché deve essere minimo 160 grammi. Per esempio nella nostra configurazione è una configurazione molto leggera e quindi necessita per forza di cose di mettere dei pesi aggiuntivi che ci sono come optional per arrivare al peso regolamentare di almeno 160 grammi, perché sennò, così come è ora, la macchina è di un bel po' sottopeso. Allora, quando abbiamo provato la prima volta era circa 5 grammi sottopeso, ma questo perché noi abbiamo utilizzato una carrozza completamente col tetto in Lexan, altrimenti anche l'elettronica marca, con un'elettronica molto leggera, ma se mettete anche altri tipi di elettronica, veramente il peso arriva, però la macchina di per sé normalmente è 160 grammi, così come dichiarato anche dall'Atomic. Noi probabilmente abbiamo dovuto pesarla un pochino per arrivare a 160 grammi, perché avevamo una configurazione molto più leggera. Estremamente leggera. Se mettete già un ESC, per dire un Hobby Wing o comunque altri ESC decisamente più pesanti,
molto probabilmente ci arrivate, però non solo ci arrivate. Noi abbiamo senza nessun dovuto, problema. ripeto, pesarla per arrivare a 160 grammi. Esatto. Però la nostra elettronica marca ci troviamo benissimo, motori marca ci troviamo benissimo, e infatti l'abbiamo portata allo stesso livello delle altre che stiamo utilizzando e si è comportata bene. Subito bene, sia con la configurazione di scatola sia con la modifica che abbiamo fatto noi. Cosa possiamo dire? È una macchina molto costante, secondo me, comunque con queste piccole modifiche che abbiamo fatto si è rivelata estremamente costante. E una cosa da eventualmente da aggiungere, da sottolineare: se qualcuno possiede una MRX Master Edition può eventualmente provarla con il frontale dell'MRX, che è compatibile perfettamente, che è un double arm e in linea teorica dovrebbe essere ancora più performante a quest'auto. Questo frontale va benissimo, la macchina di scatola va benissimo, però per aggiungere qualcosa in più, se si ha possibilità, se sia disponibile il frontale dell'MRX Master Edition, questo è compatibile. Sì, fate conto e funziona molto che bene. Per la MRV tanti upgrade sono quelli dell'MRX. Esatto. Infatti se guardate il sito Omni Z Racing o principalmente anche il sito di Atomic, troverete la doppia sigla, quindi MRX e MRV, quindi vuol dire che tante parti possono essere dell'MRX, possono essere montate sull'MRV. In particolare il frontale col double arm, quindi col fatto che il braccio superiore e il braccio sottostante possano muoversi, sicuramente dà qualcosa in più ancora a quest'auto, che ripeto però nella categoria stock lipo così fa in maniera perfetta. È una macchina veramente molto costante, precisa. Le regolazioni si fanno in maniera molto veloce. Semplice, anche per regolare le molle che si trovano vicino al V-Link. Con la classica brugola da 1,5 si possono andare a allineare. Ma anche le altezze, anche le posteriore che anteriore. Altezze posteriore, ci sono dei rasamenti che vengono posizionati, poi lo faremo vedere meglio, in questa posizione permette di alzare o ad abbassare la parte del differenziale. Sì, sul manuale comunque si capisce. Il manuale si trova tutto problemi. E nella parte invece dell'avantreno avete questi elementi che si possono andare ad inserire da 0 a 3 elementi che poi vedrete, che permette di alzare o ad abbassare in questo caso. Quindi se li togliamo si alza l'avantreno, se vengono messi l'avantreno rimane sicuramente più basso verso la pista e la macchina cambia completamente l'altezza. E quindi noi abbiamo regolato in funzione di quello che poteva essere la nostra guida. Inizialmente abbiamo usato quella di scatola, poi abbiamo modificato leggermente, ma è stata una nostra scelta. Possono essere usate batterie sia soft case che hard case, fino addirittura ai 450 mAh, quindi batterie anche, come si dice, big bore, quindi molto più larghe, perché ovviamente essendo un telaio di nuova concezione è già stato concepito per le nuove batterie, che tra l'altro fa anche Atomic stessa. Esatto. Quindi oppure ci saranno non è un problema. A breve, non diciamo niente, ma qualcosa arriverà anche dal marca, quindi abbiamo detto, non ve l'abbiamo detto però non avete sentito, e quindi qualcosa sicuramente di molto interessante. Per il resto una bella macchina. Poi ripeto, quasi tutti i pezzi in alluminio e carbonio, a parte le classiche manine in plastica. È comunque una macchina che è quasi tutta in alluminio alla fine. Tutta in alluminio, è un telaio bellissimo, davvero un telaio che merita, proprio anche nella concezione del design, con la ripartizione dei pesi. È una macchina che consigliamo anche per chi vuole provare ad entrare nel mondo del 1.28, quindi una macchina che inizialmente, se si rispettano anche tutte le indicazioni del manuale, di facile guida, quindi è consigliatissima. Un consiglio che diamo, che magari all'inizio non sapendolo magari si pensa che vada bene tutti i servi, su quest'auto è consigliato e comunque funziona molto bene solamente la GF V2, perché sia la stina del servo che c'è all'interno, non c'è salvaservo all'inizio nella confezione, ma c'è un optional che costa tra l'altro pochissimo, mi sembra 14 euro, che però funziona solo ed esclusivamente con la stina di plastica della GF, quindi mi raccomando, se dovete prenderla comprate questo servo e non altri servi, perché potreste ritrovarvi in difficoltà a far fittare comunque tutti i pezzi nella maniera corretta. Quindi non ha il salvaservo, no, però ormai si può acquistare come tante altre auto, però si può acquistare come upgrade separatamente, e magari per chi all'inizio può sicuramente acquistarlo perché è qualcosa di utile.
Ricordiamo una cosa, l'avamtreno è molto largo, quindi prevede un offset 0 davanti, eventualmente un offset 3 dietro per poterla utilizzare, un po' come avevamo già scritto anche nel nostro reel, che poi riportiamo in questo Non video. più di 0 frontale, perché lo 0 corrisponde a un offset 3. Sì, all'incirca un offset 3, sì. Esatto. Quindi se volete stringere dovete andare a -1, -1,5, però così Diventa un po' complicato. con l'offset 0 davanti, che corrisponde più o meno a una larghezza di offset 3, dobbiamo dire che la macchina lavora molto bene, molto equilibrata, precisa. Quindi ripetiamolo, ormai l'abbiamo già detto molte volte, è una macchina che consigliamo anche come entry level. Sì. Prezzo-qualità ottimo, quindi l'abbiamo testata, l'abbiamo provata e ci siamo trovati molto bene. Kit completissimo, tantissimo. materiali ottimi. E tra l'altro, al di là di tutto, al di là di quello che contiene il pacchetto, molto bella anche la confezione con la chiusura magnetica, devo dire molto molto bella. Luxury. Sì, devo dire che Atomic si è data al top, diciamo così. Complimenti ancora e grazie per l'opportunità, perché ci è piaciuto tantissimo poter provarla e ci siamo divertiti. Quindi spero che questo video possa essere un aiuto per chi magari era indeciso nell'acquisto. Potete provare anche quest'auto che è molto, molto bella, ecco, e piacevole, divertente. Secondo noi è un'auto delle ultime uscite, la più, tra virgolette, innovativa, ma anche comunque un ottimo kit. Sì, siamo felici di averla provata, sì. Quindi grazie ancora a Tony, grazie ancora a Marca, e iscrivetevi ancora al canale, esatto. È importante per noi, social, YouTube, e ci vediamo al prossimo canale. Un saluto alla milanese, ciao Ne! Ciao ciao!